Podcast per imparare l'italiano. Tema: Viaggio in Italia. Ciao e benvenuti al nostro podcast per chi studia italiano. Ciao anche da parte mia. Sono Giulia, ho 37 anni e sono ancora un po' assonnata. È molto presto per la nostra registrazione del podcast. E io sono Luca, energico come sempre. Lavoriamo entrambi in una scuola di lingue qui in Italia. Mi fa piacere che tu non sia stanco, Lucirca. Hai già detto bene. Lavoriamo tutti e due come insegnanti in una scuola di lingue. Conosciamo le sfide di imparare una nuova lingua e cultura. Ci siamo conosciuti a scuola e abbiamo capito presto che ci piace parlare insieme. Per questo ora c'è questo podcast. Vogliamo mostrarvi conversazioni semplici e reali. Oggi abbiamo preparato qualcosa di speciale. Metteremo in scena una piccola storia. Siamo una famiglia che viaggia in Italia. Passo dopo passo esercitiamo situazioni tipiche. Potete ascoltare, ripetere e imparare nuove parole. Vi sembra una buona idea? Scriveteci dopo se vi è utile. Perfetto. Allora iniziamo. A casa, preparare le valigie. Immagino di essere la mamma. Come ti chiami, papà? Mi chiamo Tommaso, il papà tranquillo. E tu? Io sono Anna, la mamma organizzata. I nostri bambini dormono già. Perfetto. Allora, ora prepariamo le valigie. Tommaso, hai la lista di controllo? Oh, quasi dimenticavo. Eccola. Passaporti, biglietti, vestiti, caricabatterie. Benissimo. Metto 3 magliette per persona. Basta così? Per una settimana. Forse una camicia in più se ceniamo eleganti? Buona idea. E i calzini? L'ultima volta ne hai messi pochi. Giusto, è stato imbarazzante. Questa volta ne prendo 8 paia. Perfetto. Hai preso gli spazzolini? Sì, 4 colorati, così nessuno li scambia. Grazie. Dove sono gli adattatori da viaggio? Nel sacchetto tecnico c'è anche la power bank. Super organizzato, papà. Imparo da te, Anna. Ah ah. Ricorda le medicine dei bambini. Già fatte. Anche il termometro. Perfetto. Oh, quasi dimenticavo. Il peluche preferito di nostra figlia. Ecco l'orsetto. Altrimenti lacrime in aereo. Esatto. Che ne dici di snack per il viaggio? Metto barrette ai cereali e mele. Bene. Meno zucchero, più energia. Ok, le valigie sono quasi piene. Quanto possono pesare? 20 kg ciascuna. Pesiamo dopo. Hai controllato il tempo a Roma? Sì, la prossima settimana sarà soleggiato ma fresco. Allora aggiungo una giacca leggera. Ottima scelta. Non dimenticare gli ombrelli. Giusto, i modelli pieghevoli entrano ancora. E crema solare, se camminiamo molto. Segnato, tutto a posto. Non vedo l'ora di andare in Italia. Anch'io, anche se sono un po' nervosa. È normale. Viaggiare è emozionante. Cari ascoltatori, come vi sentite prima di un viaggio? Mandateci i vostri consigli. Allora, Tommaso, credo che abbiamo finito. Così possiamo andare a letto presto. Il volo è domani alle 8. Ottima idea. Imposto la sveglia alle 5. Perfetto. Cara famiglia, buonanotte. Buonanotte e a voi, cari ascoltatori. A dopo nel capitolo aeroporto. In aeroporto, check-in e sicurezza. Buongiorno, Anna. Sono solo le 6, ma l'aeroporto è già pieno. Buongiorno, Tommaso. I bambini sono ancora assonnati, ma sono felici. Sì, li ho fatti sedere sulle valigie. È comodo. Bene, primo obiettivo. Banco A18 per il check-in. Ho i biglietti sul telefono. Speriamo che la batteria basti. Per sicurezza ho le stampe. A volte la carta è meglio. Giusto. Ok, mettiamoci in fila. È lunga.
L'altoparlante annuncia volo Ximintern per Roma, banco A18. Perfetto. Tocca a noi. Sorrido alla signora e dico: Buongiorno. Lei risponde gentile. Passo i nostri passaporti. I bambini salutano. Avete bagagli da imbarcare? Chiede. Dico: Sì, 2 valigie. Metto la prima valigia sulla bilancia. 14 kg, tutto a posto. La seconda segna 22 kg. Oh no, 2 kg di troppo. La signora sorride. Nessun problema, togliete qualcosa. Apro la valigia in fretta. Davanti a tutti, che vergogna. Tolgo le scarpe pesanti e le infilo nello zaino. Ora la bilancia mostra 20 kg precisi. Uff, fatto. La signora attacca le etichette e consegna le carte d'imbarco. Posto finestrino per i bambini, fantastico, dico felice. I bambini esultano un secondo, poi sbadigliano di nuovo. La signora ci augura buon volo. Ringraziamo e andiamo avanti. Passo successivo. Controllo di sicurezza. Sono sempre un po' nervosa. Anch'io. Ma restiamo calmi. È routine. La fila avanza lenta. Spiego ai bambini le regole. Niente liquidi oltre 100 millilitri. Cintura via, laptop a parte. Loro annuiscono coraggiosi. Nostro figlio chiede: perché le bottiglie non passano? Rispondo piano: sicurezza, tesoro. Le regole aiutano tutti. Ora tocca a noi. Metto telefono, orologio e cintura nel vassoio. I bambini aggiungono i loro piccoli zaini. Tutto in ordine. Passo nello scanner. Non suona bene. A me suona. La gente mi fa da parte. Vedo la tua faccia. Alzi gli occhi, ma resti gentile. Lui controlla le tasche. Avevo ancora monete. Dopo 10 secondi è tutto ok. Possiamo andare. Respiro profondo. Ora abbiamo tempo per un caffè. Buona idea. Ma cerchiamo prima il nostro gate. B12, giusto? Sì, il tabellone dice imbarco tra 45 minuti. Perfetto. Basta per un caffè e magari un panino. Ci sediamo a un tavolo. I bambini prendono cacao. Ordino in inglese, ma provo l'italiano con la barista. 2 caffè, per favore. La barista chiede: latte e zucchero? Dico: sì, entrambi. È già pratica linguistica prima del volo. Vero. Cari ascoltatori, sfruttate ogni occasione per parlare italiano. Scriveteci quali frasi usate in aeroporto. Il caffè è finito. Dobbiamo andare al gate. I bambini raccolgono i tovaglioli rimasti come soldi finti. Divertente. Prendiamo lo zaino, ricontrolliamo i passaporti. Tutto a posto. Via lungo il corridoio verso B12. Vedo già molte persone in attesa. L'imbarco inizia presto. Ci mettiamo in fondo. Respiro ancora profondamente. L'emozione cresce. Presto saremo sull'aereo per l'Italia. Sono felice, ma ho sempre un piccolo brivido allo stomaco. Fa parte del viaggio. Senza brivido sarebbe noioso. Vero. Ancora 10 minuti e la porta si aprirà. La nostra famiglia è pronta. Prossima fermata. Il cielo sopra l'Europa. E per voi, cari ascoltatori, tra poco il capitolo in aereo. Restate con noi. In aereo. Il volo verso l'Italia. Siamo finalmente seduti. Fila 22. Posto finestrino e centrale. I bambini hanno i posti finestrino, subito incollati al vetro. Ripongo il bagaglio a mano nel comparto. Lo zaino entra a faticirca. La cintura scatta. Mi sento subito più tranquilla. Inizia l'annuncio. Prima inglese, poi italiano. Allacciare le cinture. Mostro ai bambini come aprire e chiudere la cintura. Nostro figlio prova 2 volte e ride. Ora è esperto. Passa l'assistente di volo. Buongiorno, tutto bene? Chiede gentile.
Rispondo in italiano. Sì, grazie. I bambini forse vorranno succo più tardi. Lei annuisce. Nessun problema. Torno dopo il decollo. I motori diventano più forti. Sento vibrare il sedile. Ti prendo la mano. Un attimo di paura, poi pura gioia. L'aereo rulla verso la pista. Le luci della città sembrano minuscole. Nostro figlio sussurra: andiamo velocissimi. Intende il rullaggio. Improvvisa spinta. Lo schienale mi preme. Decolliamo. Le case diventano piccoli cubi, le nuvole paiono di cotone. Amo sempre questo momento. Senza peso ma sicuro. I bambini osservano in silenzio. Primo grande volo, vera avventura. Dopo 10 minuti suona il segnale. Cintura facoltativa. Resto però allacciata. L'aereo balla un po'. Il pilota parla di leggere turbolenze. Niente di serio. Spiego ai bambini. È come una strada con piccoli dossi. Ridono. Capiscono l'immagine. Torna l'assistente. Bevande o snack? 2 succhi d'arancia e acqua, per favore. Per me un caffè. E per me un tè, senza zucchero, aggiungo. Ci consegna piccoli taralli salati, comodi e buoni. Apro il pacchetto, briciole ovunque, classico. Il vicino a sinistra sorride. È un giovane con zaino. Dico cordiale. Ciao, vai anche a Roma? Domanda semplice. Risponde in italiano. Sì, studio matematica lì. Resto sorpresa. Che bello, buona fortuna. Chiede. Siete in vacanza? Racconto brevemente il nostro viaggio. Augura ai bambini buon divertimento. Molto gentile. Cari ascoltatori, così nascono piccole conversazioni. Usatele per fare pratica. Giusto, anche un semplice ciao dà sicurezza. Il pilota annuncia. Sorvoliamo le Alpi, quota 10.000 metri. Guardo fuori, monti innevati brillano al sole. Descrivo lentamente ciò che vedono, parola per parola. Ripetono monte, neve, nuvola, un mini gioco didattico. Racconto una storia. Al mio primo volo verso l'Italia ero nervoso. Conoscevo poche parole. In mano avevo un dizionario. Volevo capire ogni cartello e ogni annuncio. Dopo l'atterraggio mi sentii come un esploratore. Ricordo quel momento per dirvi: si cresce ad ogni passo. Rispondo con la mia storia. Il mio primo volo durò 1 ora. Ero spaventata, seduta tra 2 sconosciuti. Una signora anziana fu gentile e spiegò ogni fase. Alla fine ero triste di scendere. Da allora penso, le persone rendono il viaggio più leggero. È vero. Il giovane vicino ascolta e annuisce. Le luci in corridoio si abbassano. È tempo di riposare. Nostra figlia appoggia la testa sul mio ginocchio. La copro. Leggo piano la rivista di bordo, articolo sui musei di Roma. Prendo appunti. Colosseo, Vaticano, gelato. La nostra lista. All'improvviso un sobbalzo, leggera turbolenza. Stringo il bracciolo. Il pilota rassicura. Piccola buca d'aria, torniamo subito stabili. Dopo 2 minuti voliamo lisci. Tutto bene. Sento stanchezza, ma l'attesa mi tiene sveglio. Chiudo un attimo gli occhi. Sogno il Colosseo. Cari ascoltatori, in aereo sfruttate il tempo. Imparate parole, pianificate la giornata, riposate. Scriveteci quali trucchi rendono i voli lunghi più piacevoli. Il pilota annuncia. Iniziamo la discesa. Allacciate le cinture. Allaccio tutti e stringo la cintura di nostra figlia. Le nuvole sopra l'Italia sembrano grigie ma calme. La tensione sale. Tra poco tocchiamo il suolo italiano. Un leggero tonfo. Poi rulliamo fino al parcheggio. Applauso in cabina. Molti passeggeri battono le mani. Mi volto verso i bambini. Benvenuti in Italia. Loro sorridono, anche se sono stanchi.
Provo sollievo e curiosità per i prossimi passi. Il prossimo capitolo arriva subito. Arrivo, bagagli, hotel. Restate con noi. Arrivo in Italia, dall'aeroporto all'hotel. Ci alziamo. Il corridoio è libero. Finalmente possiamo lasciare l'aereo. I bambini saltano per l'emozione. Tengo le loro mani, così nessuno corre. Passiamo dall'aereo direttamente al terminal. Tanti cartelli, uscita, bagagli, bagni. Leggo ad alta voce. Controllo passaporti dritto avanti. Così i bambini imparano la parola. La zona è moderna e luminosa. Un agente ci fa cenno di avvicinarci. Porgo i passaporti. Chiede solo vacanza. Annuisco. Sì, una settimana. Timbra ogni passaporto. Tac, tac, tac. Tutto dura 20 secondi. Respiro. Primo ostacolo superato. Il percorso verso il nastro bagagli è breve. Nastro 6, lampeggia verde Roma. Le valigie girano già. La nostra grande valigia rossa arriva per prima. Tempismo perfetto. La seconda tarda. Dico ai bambini. Guardate sempre il numero e il cartellino, altrimenti sbagliate valigia. La figlia annuisce seria. Poi appare la valigia blu. Siamo al completo. Sollevo le valigie e le metto sul carrello. Passo successivo, uscita. Là ci sono cartelli per taxi, bus, treno. Propongo il treno. Economico e veloce. Parte ogni 10 minuti. Buona idea. Compriamo i biglietti alla macchina. Italiano e inglese disponibili. Premo Roma Termini. 4 biglietti. Bambini gratis. Pago con carta subito. I ticket escono sotto, pronti. Seguiamo il simbolo del treno. 2 piani sotto. Il convoglio è già lì. Dentro è pulito, finestre grandi, molti posti liberi. Ci sediamo insieme. Dico. Prossima fermata, Trastevere. I bambini ripetono e provano la pronuncia. Dal finestrino vediamo nuvole grigie, ma anche graffiti colorati. Dopo 20 minuti scendiamo a Termini. Tante persone, palazzi alti. Indico il Colosseo. Domani lo visiteremo, dico. Ora ci serve il tram per l'hotel. Linea 8, direzione Casaletto. La fermata è davanti alla stazione, segnaletica chiara. Arriva il tram, porte che sibilano. Saliamo e sistemiamo le valigie al centro. Dopo 3 fermate, l'annuncio dice il nostro indirizzo. Veloci, scendiamo. L'hotel è dietro l'angolo. Una casa in mattoni con facciata di vetro. Nella hall profuma di caffè fresco, musica piacevole in sottofondo. La receptionist saluta. Benvenuti. Avete una prenotazione? Rispondo. Sì, a nome Rossi. Digita veloce, sorride. Camera 204, secondo piano, ascensore a sinistra. Firmo il modulo. Spiega. Colazione dalle 7. Wi-Fi gratis. Codice Roma 2024. I bambini ricevono piccole mappe della città in regalo. Idea carina. Saliamo in ascensore. Il corridoio profuma di vernice frescirca. La porta della 204 si apre. 2 letti, un divano, armadio grande, bagno con doccia. Apro la finestra. Rumori leggeri di città, ma piacevoli. Nota subito strade pulite, poca carta, tante bici. Le auto si fermano davvero per i pedoni. Mi sento sicura e calma. Rispondo. Giusto. Roma è grande, ma spesso rilassata. Tante lingue suonano insieme. Per chi studia è ideale, errori accettati e comprensione. I bambini saltano sui letti. Rido, ma dico: state attenti, niente guai. Apro la valigia e metto i vestiti nell'armadio. L'ordine aiuta a sentirsi a casa.
appendo le giacche e metto gli spazzolini in bagno. Poi mi siedo e annoto. Check-in facile, treno puntuale, persone gentili. Cari ascoltatori, consiglio, stampate la conferma dell'hotel. Il check-in sarà più rapido. E imparate parole come reception, ascensore, sala colazione. Molto utili. Mi allungo. Avrei bisogno di una doccia, dico sincera. Buona idea. Poi cerchiamo uno spuntino, magari pizza al taglio o supplì. Ci sto. Prima però 5 minuti di relax. Il viaggio è stato lungo. Mi siedo alla finestra e vedo passare tram gialli. Sembra già un'avventura. Chiedo, cosa vi piace di più finora? Gridano, il Colosseo. Rido. Fantasia forte. Domani ci andremo, promesso. Finisce qui il capitolo arrivo. Presto esploreremo la città. Restate con noi. Scoprire la città, cibo, monumenti e prime impressioni. Buongiorno famiglia, avete dormito bene? Sì, grazie. La doccia ha fatto miracoli. Pronti per nuove avventure? Assolutamente. Primo punto. Colazione in hotel. Vedo cornetti, formaggio, frutta. Io prendo un cornetto integrale con marmellata. I bambini scelgono cereali. Dico alla cameriera. Possiamo avere 2 uova sode, per favore? Lei annuisce gentile. Durante la colazione pianifichiamo la giornata. Vittoriano, Foro Romano, poi pranzo. Ottimo. Partiamo a piedi verso Piazza Venezia. 10 minuti di cammino. L'aria è fresca, soffia una lieve brezza. Molte persone vanno in bici. In piazza compriamo i biglietti per l'ascensore del Vittoriano. 15 euro per adulto. La cassiera dice lenta. L'ascensore parte ogni 5 minuti. Chiarissimo. Saliamo. Le orecchie si tappano, si sale veloce. In cima una grande mappa mostra gli edifici visibili. Spiego ai bambini Vaticano, Tevere, Termini. Guardate, Roma è molto verde. Parchi ovunque. Questo rende la città vivibile. Anche chi soffre d'allergia respira meglio. Penso che le metropoli abbiano bisogno di alberi. E l'acqua. Il Tevere dona calma a Roma. Domani possiamo fare un giro in barcirca. Dopo mezz'ora scendiamo. Prossima tappa. Foro Romano. Prendiamo l'autobus. Compro 4 biglietti dal conducente. 4, per favore. Lui dice: 2 adulti, 2 bimbi, 6 euro. Pago con carta. Alla fermata Colosseo scendiamo. Davanti a noi l'arco di Costantino, molto suggestivo. Entriamo prima nel foro. I bambini restano stupiti dalle rovine enormi. Sussurro, non toccare, solo guardare. Annuiscono educati. Dopo il sito, lo stomaco brontola. È ora di pranzo. Propongo pizza al taglio, un classico romano. Troviamo un chiosco con insegna rossa. La venditrice chiede: con o senza mozzarella extra? Rispondo, con mozzarella, grazie. 2 porzioni, una meno piccante per i bambini. Ci sediamo su una panchina. Il pomodoro cola, sapore intenso e dolce. Chiedo ai bambini, buono? Loro gridano, sì, e ridono. Mentre mangio, osservo la gente. Turisti, impiegati, musicisti di strada. Un musicista suona fisarmonica, melodia, allegra. Gli do 2 euro. Ringrazia e dice: buona giornata. Esempio di cortesia. Ora i bambini vogliono souvenir. Entriamo in un piccolo negozio. Il venditore mostra magneti, tazze, cartoline. Prendiamo un magnete con Colosseo. La figlia vede un orsetto con uniforme dei carabinieri. Carino, ma caro. Chiedo gentile: c'è sconto? Il venditore ride.
Oggi no. Lo lasciamo. Invece compriamo cartoline. Una costa 1 euro. I bambini scrivono saluti alla nonna. Mostro le macchinette per i francobolli. Inserisci moneta, esce la marcirca. Incolliamo i francobolli e mettiamo le cartoline nella cassetta rossa. Si continua verso Piazza Navona. Camminiamo lungo Corso Vittorio. Racconto. Quando arrivai qui la prima volta, sentii storia ovunque. Le piazze parlano di imperi e arte, lacrime e feste passate. Questa miscela rende il luogo forte. Rispondo. Sì, i luoghi narrano. Se ascoltiamo, impariamo più che dai libri. Facciamo foto. Il sole filtra tra le nuvole. Luce perfetta. Poi andiamo al Pantheon. Coda lunga. Prenotiamo online per domani. Ben organizzato. Ora servono caffè e dolce. Troviamo un bar con terrazza. Un cappuccino e torta di mele, per favore. Per me una tisana e torta di ricotta, dico. La cameriera porta tutto veloce. La torta di ricotta sembra cremosa. Assaggio. Wow, così leggera e fresca. Anche tu provi. Annuisco felice. Chiedo la ricetta. Lei ride. Segreto di famiglia. Fuori passa un vecchio tram, scricchiola affascinante. Segno il suono nel diario. Cari ascoltatori, al bar usate frasi semplici. Il conto, per favore. Tenga il resto. Molto buono. Scriveteci quale cibo italiano volete assaggiare. Si fa tardi. I bambini sono stanchi. Torniamo in hotel. Prendiamo la metrolinea A fino a Spagna. 4 fermate. In treno una donna legge ad alta voce un libro per bambini. Nostra figlia ascolta incantata. Sussurro. Domani potremmo visitare una bibliotecirca. Buona idea. Arrivati chiediamo acqua al chiosco. Il venditore saluta. Sete anche voi. Umorismo romano. Rido. Molto. 2 bottiglie grandi, grazie. In camera lasciamo le giacche. Piedi in alto. Sospiro di sollievo. Riassumo. Vittoriano, Foro Romano, pizza, Piazza Navona, bar. Giornata piena. Confermo. Nessun problema grande. Solo tante passeggiate. I bambini quasi dormono. Pianifichiamo piano domani. Pantheon, zoo, giro in barcirca. Sono curiosa di cosa scopriremo. Roma ha molte facce. Sicuro. Cari ascoltatori, restate con noi. Presto arriveranno conclusioni e consigli. Conclusione e saluti. Riassunto e chiusura. Anna, penso che sia stato un bel finale per la nostra giornata. Lo penso anch'io, Tommaso. Vuoi che riassuma tutto in breve? Volentieri. Così i nostri ascoltatori hanno una visione chiara. Allora, ecco il riassunto. Stamattina abbiamo iniziato in hotel con una colazione semplice ma gustosa. Poi abbiamo passeggiato fino a Piazza Venezia e siamo saliti veloci con l'ascensore sul Vittoriano. Da lassù abbiamo ammirato tutta la città e imparato parole nuove come parco, fiume e cupola. Più tardi abbiamo preso l'autobus per il Foro Romano. Abbiamo visto colonne antiche e spiegato ai bambini che arte e storia possono essere emozionanti. Con lo stomaco che brontolava, siamo andati a uno stand di pizza al taglio. Lì abbiamo praticato ordini brevi, imparato la frase con o senza mozzarella e gustato tipico fast food romano. Dopo abbiamo comprato souvenir, confrontato prezzi e scritto cartoline alla famiglia. Abbiamo proseguito lungo Corso Vittorio, ci siamo fermati in Piazza Navona e abbiamo sentito la storia di Roma. In un bar ci siamo rinforzati con cappuccino e torte, usando frasi come «tenga il resto» e «molto buono». Nel tardo pomeriggio la metro ci ha riportati in hotel, dove siamo crollati stanchi ma felici sul letto. I punti chiave di oggi:
cortesia quotidiana, ordini semplici, comprare biglietti, capire indicazioni e restare aperti a piccole conversazioni. Se praticate questi passi, il vostro viaggio sarà più facile e il vostro italiano più sicuro. Ricordate, gli errori sono normali. L'importante è parlare con coraggio. Grazie, Tommaso, era chiaro e utile. Sono orgogliosa di quanto abbiamo vissuto e imparato. Anch'io. E sono felice di aver condiviso tutto con i nostri ascoltatori. Cari ascoltatori, è stato davvero bello avervi con noi oggi. Il vostro interesse ci motiva ogni volta di nuovo. Se avete domande o consigli, scriveteci pure. Leggiamo tutto e porteremo le vostre idee nei prossimi episodi. Mi è piaciuto soprattutto come la città suona e profuma di vita. Il mio momento preferito è stato il panorama dal Vittoriano. Mozzafiato. E la pizza al taglio, non dimenticherò quel sugo. Ah, vero. Il cibo unisce sempre. Ora è quasi tempo di dire buonanotte. O buongiorno, dipende da quando ci ascoltate. Vi ringraziamo di cuore per averci seguito. Che bello che abbiate praticato l'italiano con noi. Non vedo l'ora della nostra prossima chiacchierata. Fino ad allora, restate curiosi, restate coraggiosi e viaggiate con la lingua. Ciao e abbiate cura di voi. A risentirci e a presto.